Ciao a tutti e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Sono felicissimo di essere qui con voi oggi, perché quello che stiamo per srotolare è qualcosa che mi ronzava in testa da un bel po'. Il titolo lo avete già letto, e so che ha stuzzicato la vostra curiosità, metallo svelato, le risposte dopo la festa con tutti i tuoi cari. E sì, ci tuffiamo proprio lì. Ammettiamolo, chi non ama una bella festa? Soprattutto quando è circondato da chi ci vuole bene. Amici, famiglia, quelle presenze che rendono la vita più viva e piena. Ma, a volte, è quando le luci si abbassano e l'ultimo ospite saluta che vengono a galla le cose più interessanti, giusto? È come se la magia della festa lasciasse una scia, indizi, vibrazioni, piccole verità inaspettate. Ed è proprio questo che vogliamo esplorare oggi, osservando quel momento dopo, quando il brusio si placa, e si può ripercorrere ciò che è successo con la mente lucida. Cercheremo di decifrare quegli sguardi sfuggenti, quelle conversazioni rimaste a metà, quelle posture che ci hanno fatto alzare un sopracciglio. Perché qui stiamo parlando di Barbaktas e Yağmur Yüksel. Non sono solo ciò che vediamo sui social, sul set o nelle foto scintillanti. Dietro ogni sorriso, ogni gesto, c'è un piccolo universo di emozioni, motivazioni, fragilità e domande. Prima di iniziare questo viaggio, vi chiedo un favore. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non vi perderete i nostri prossimi video. Essere qui con voi è la parte più bella del nostro lavoro, e un semplice like ci dà una spinta enorme. Detto questo, partiamo. Vediamo come si svela, davvero, la coppia Bar e Yağmur dopo una grande festa. Partiamo dalla dinamica generale. Le feste sono quel terreno soffice dove le difese si abbassano. L'atmosfera rilassata, forse un calice in più, la musica che scioglie le rigidità, tutto concorre a far emergere la parte più autentica. E in questo caso, con intorno tutte le persone importanti, osservare Bar e Yağmur nel loro elemento, in mezzo ai rispettivi circoli, è prezioso. Prima cosa, le interazioni. Come si sono mossi con gli amici più stretti? C'erano battute in codice, quelle che capiscono solo quelli del giro, che tradiscono un legame profondo. A volte il modo in cui si parla ai migliori amici rivela lati che si tengono ben nascosti al resto del mondo. Forse Bar è apparso più protettivo del solito, o più ironico e disinvolto. Forse Yağmur ha mostrato una leggerezza contagiosa che fuori dalle feste non ostenta. Ogni scambio è un tassello, e poi ci sono i rapporti con la famiglia. Le dinamiche familiari sono un universo a parte. Come si sono rivolti ai genitori, ai fratelli, agli zii? C'era tensione sotto traccia? O traspariva un affetto senza condizioni? La famiglia ci conosce da sempre e spesso il modo in cui ci rivolgiamo a loro racconta chi siamo alla radice. Se Yağmur è sembrata un po' ribelle nel rivendicare il proprio spazio, è un indizio. Se Bar ha avuto lo sguardo vigile, pronto a smorzare qualsiasi imbarazzo, è un altro. E poi, oltre ai più intimi, c'erano gli invitati meno vicini, colleghi, volti nuovi, conoscenze recenti. Come hanno gestito quei momenti? Sono stati magnetici e socievoli con tutti, o selettivi? Presentarsi a gruppi diversi disegna la misura dell'autostima, della diplomazia, o svela il desiderio di custodire qualcosa lontano da occhi indiscreti. Se uno dei due ha mantenuto un profilo basso con certi gruppi, mentre con altri è brillato, vale la pena chiedersi perché. E non dimentichiamoci della comunicazione non verbale. Sorrisi un po' tirati, le dita che tamburellano, gli sguardi che scappano via o si allungano più del dovuto. Tutto questo parla più delle parole. Dopo l'euforia, proprio quelle sfumature diventano più chiare. C'è stato un attimo in cui Yağmur ha evitato incroci di sguardi con qualcuno? C'è stata una piega tesa sulle spalle di Bar durante una conversazione specifica? Sembrano dettagli di poco conto, ma sono finestre sull'anima, piccoli riflessi di ciò che non si dice. Parliamo anche delle conversazioni che sono arrivate alle nostre orecchie, o di cui ci è stato riferito. In quelle stanze, tra risate e clink di bicchieri, sono sbucati argomenti delicati. Come hanno reagito? A volte, per capire il carattere, basta osservare il tono quando entra in campo una questione spinosa. C'è chi si difende, chi ascolta, chi allarga le braccia dell'empatia. Se c'è stato un confronto, Bar ha cercato di sedare o ha rilanciato? Se qualcuno ha toccato corde sensibili, Yağmur ha fatto muro o ha scelto l'ironia per rispondere? Sono scelte istintive che raccontano più di 1000 dichiarazioni. Un tema affascinante del dopo festa è la sorpresa. C'è stato un gesto o un lampo che ci ha fatti esclamare:
Ehi, da loro non me lo aspettavo. Magari Bara ha svelato un lato artistico, prendendo in mano una chitarra e regalandoci una ballata dolce, o forse Yamur ha messo in mostra un acume emotivo sorprendente, Pacificando un tavolo con una battuta calibrata e uno sguardo caldo. Quelle piccole fratture nella previsione sono importanti, perché costringono tutti a ricalibrare l'idea che si ha della coppia. E poi c'è l'epilogo della serata. Alla fine, Bara e Yamur come sono apparsi? Stanchi ma appagati? Impazienti di andarsene? Si sono congedati con abbracci e parole per ciascuno, o in fretta, quasi a interrompere un film diventato improvvisamente troppo rumoroso? Il tono dell'ultimo saluto racconta come hanno vissuto lì dentro. A volte una festa fortifica i legami. A volte sparge piccoli semi di dubbio che fioriranno solo dopo. Guardiamo anche le reazioni degli altri. Come cambiava l'aria quando arrivavano loro? Allegrezza, imbarazzo, indifferenza? Le facce di chi li circonda sono specchi. Se tutti sembravano felici di incrociarli, c'è una vibrazione positiva. Se qualcuno si è defilato con eleganza, questo a sua volta è un messaggio. E qui entra il momento dell'introspezione. Cosa ci aspettavamo da Bara e Yamur prima della festa? Quelle aspettative sono state confermate, superate o smentite. È semplice farsi trascinare dal ritmo del momento, ma è solo dopo, con la testa fredda, che si può misurare tutto con onestà. Non possiamo trascurare il contesto della festa. Era un compleanno speciale, un anniversario oppure una rimpatriata informale? Il tipo di evento orienta i comportamenti e ciò che gli altri pretendono da te. Un compleanno importante chiama confidenze, brindisi, promesse. Una serata casual è più gioco che rivelazione. Il senso delle parole pronunciate, persino la postura con cui si appare nelle foto, cambia a seconda dello scenario. E questo va tenuto presente. Infine, il dopo del dopo. Cosa è accaduto il giorno seguente? Ci sono state chat che hanno proseguito la conversazione? C'è stato un messaggio che è sembrato chiarire, o complicare, quel che si era sfiorato? Le vere risposte, spesso, non esplodono nel centro della festa, ma scivolano piano nella mattina dopo. Un gesto di riavvicinamento, una scusa espressa con garbo, o un silenzio che prende le distanze. Anche questo è racconto. Si dice che la verità abiti nei dettagli, nella vita pubblica di una coppia amata. Abita anche nelle scelte fatte quando tolgono la maschera dello spettacolo. Ripercorriamo allora i fili che abbiamo toccato. Durante la serata, Bara ha alternato la compostezza a momenti di euforia controllata, come fa chi sa di essere osservato ma non vuole somigliare a una statua. Ha ascoltato con attenzione un amico che raccontava un problema sul lavoro. Ha messo una mano sulla spalla al momento giusto. Quando un collega ha alluso a un progetto futuro, il suo sorriso è stato cauto, non una promessa, non una smentita. Yamur, dal canto suo, ha brillato con misura. Ha danzato senza rubare la scena, ha riso con gli occhi prima ancora che con la voce, ha trovato parole gentili per una cugina emozionata. C'è stato, sì, un frangente in cui un discorso ha sfiorato qualcosa di sensibile. Qualcuno ha menzionato la pressione dei social, la fatica di reggere le aspettative. Lì, il loro scambio di sguardi è stato rapidissimo, quasi impercettibile. Bara ha annuito come per dire ci sono, e lei ha scelto una risposta morbida, spostando il focus sull'importanza di proteggere i momenti veri. Passate un paio d'ore, l'energia è cambiata. Il gruppo si è assottigliato, il volume è sceso, e sono emerse quelle conversazioni piccole che sanno di confidenza. Un amico ha ricordato una vecchia disavventura di Seth. Yamur ha colto l'occasione per scherzare su come l'autoironia salvi spesso la giornata. Bar, intanto, ha fatto un brindisi breve, elegante, più sostanza che retorica. Eppure, proprio lì, un sussurro. Li avete visti quando lui ha parlato con quel regista? Qualcuno ha letto tensione, altri lungimiranza. In verità, bastava notare le mani, una ferma sul bicchiere, l'altra aperta sul tavolo, come a tenere insieme presenza e apertura. Segnali semplici, ma eloquenti. Sul finale, i saluti. C'è chi si è stretto a loro con affetto autentico, chi ha rubato una foto, chi ha preferito un cenno pudico. La coppia, ordinata, ha distribuito attenzioni senza ostentazione. Eppure, quando sono usciti, una brezza fresca ha soffiato via il tepore della sala, e per un istante li abbiamo visti davvero. Due ragazzi con una vita luminosa e complicata, consapevoli di quel che mostrano e di quel che scelgono di tenere per sé. Stanchi, forse,
ma con quella scintilla negli occhi che dice: Abbiamo qualcosa da custodire. Il giorno dopo ha confermato quell'impressione. non grandi proclami, non frasi ad effetto, qualche ringraziamento discreto nelle storie, un paio di messaggi in privato a chi aveva bisogno di parole gentili, e un silenzio selezionato sul resto. Ciò che è nato nella festa ha trovato compimento nell'intenzione. Niente fughe in avanti, niente giustificazioni, solo cura. Qualcuno ha ricevuto un invito a vedersi per un caffè, qualcun altro un scusami se a fine serata non sono riuscito a fermarmi, e un familiare un ti ho ascoltato. Ne riparliamo con calma. Piccole ancore che tengono ferma la barca quando il mare, altrove, fa onde. Se mettiamo in fila tutto, e lo guardiamo con attenzione, emerge un disegno. Le interazioni con i diversi gruppi, il linguaggio del corpo, i momenti caldi e quelli ironici, le sorprese misurate, le reazioni degli altri, il contesto della festa e le azioni del giorno dopo. Tutto ci parla di una coppia che, pur sotto i riflettori, cerca un equilibrio tra verità e discrezione. Non è una tavola piatta, ci sono rilievi, ombre, punti di luce. È proprio lì che si nasconde il metallo svelato del titolo, nella lega tra ciò che si vede e ciò che si sceglie di proteggere. In conclusione, quello che abbiamo provato a decifrare oggi è semplice e complesso insieme. La festa con amici e famiglia ha messo in circolo emozioni, ricordi, aspettative. Abbiamo visto quanto contino le interazioni familiari e amicali, come il non verbale sappia tradire stati d'animo taciuti, come gli imprevisti accendano riflettori su lati che di solito restano in penombra. E soprattutto abbiamo toccato con mano come, per Barbaktas e Yamur Yüksel, la verità non sia un annuncio ma una postura. Sta nel modo in cui salutano, in come si ascoltano, in come si danno il cambio quando l'altro ha bisogno di un istante in più. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. Vi è mai capitato di capire davvero una persona solo dopo la fine di una festa? Come interpretate quegli sguardi, quei silenzi, quelle frasi lasciate a metà? Scrivetecelo nei commenti, perché è lì che la nostra conversazione diventa comunità. E, prima di salutarci, ricordate quello che dicevo all'inizio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con amici e famiglia così sempre più persone possano entrare nella nostra casa e partecipare a queste chiacchiere. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate le notifiche, perché qui su Stelle Turche Rivelate non vediamo l'ora di rivedervi nel prossimo video. A presto!